Dopo tanti racconti incentrati sugli uomini, è tempo di voltare lo sguardo verso alcune grandi protagoniste, spesso sottovalutate, della storia italiana. Siamo nel Rinascimento, nel Quattrocento, un periodo di grandi fermenti politici e culturali, e oggi vi raccontiamo di tre donne straordinarie che hanno, a loro modo, scritto una pagina importante di storia in Italia e in Europa. Donne potenti e influenti, ma spesso anche oggetto di critiche e sospetti. Da un lato lodate per la loro intelligenza e fermezza, ma dall'altro spesso accusate di perfidia e avarizia. Come spesso succede, se la durezza, il cinismo e l'astuzia sono tollerati e apprezzati negli uomini, soprattutto di potere, venivano malvisti nelle donne e diventavano per loro dei difetti imperdonabili. Scopriamo quindi insieme le loro storie in questo nuovo episodio di Voci dal passato, il podcast di The History Tales in cui analizziamo insieme gli eventi e i protagonisti della storia. Se non lo avete ancora fatto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Per voi è un piccolo gesto, per noi è importantissimo per continuare nella nostra attività. Ma iniziamo. Ovviamente, tra le varie donne che ebbero un ruolo di primo piano, si contano delle importanti regine. Tra queste vi è sicuramente Bona Sforza. Se pensiamo alle monarchie italiane, ovviamente ci viene subito in mente il Regno di Napoli, forse la più importante, eccettuato il papato, che però dovremmo escludere per ovvi motivi. In realtà Bona fu regina di Polonia. Non pensate quindi alla figura docile e discreta tipica della regina consorte. Questa donna fu anzi molto attiva a livello politico e diplomatico, come vedremo tra poco. Fu ambiziosa, raffinata, ma per molti pericolosamente intelligente. Bona Sforza era figlia di Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, e di Isabella d'Aragona, nipote del re di Napoli Ferrante. Nacque a Vigevano il 2 febbraio del 1494 e siamo in un'Italia tormentata dalle invasioni francesi, dalle lotte dinastiche, alle porte di quelle che poi sono notoriamente le guerre d'Italia. Rimasta orfana di padre lo stesso anno della sua nascita, crebbe sotto l'ombra di Ludovico il Moro, il quale era suo prozio e prese il potere a Milano, segregando sia lei che la madre e le sue sorelle. Nel 1500 la madre Isabella ottenne come privilegio feudale alcuni territori intorno a Bari e Rossano e quindi decise di stabilirsi nel meridione. Questi anni non furono però meno traumatici, caratterizzati infatti dall'occupazione francese, dalle guerre e dai vari conflitti. Si stabilirono a Napoli e Bona crebbe con un'ottima e adeguata educazione non solo nella letteratura, la storia e nella musica, ma anche nell'arte del cavalcare, della caccia e comunque nelle abilità diplomatiche e di governo. Trasferitasi poi a Bari nel 1501 con la madre, Isabella si preoccupò della città, restaurando ad esempio il castello, ma rinnovando in generale l'urbanistica. Queste azioni della madre portarono poi Bona, diversi anni dopo, a intraprendere delle azioni simili, come vedremo. Continuarono però gli anni difficili. Fu rinchiusa nella città sostanzialmente, poiché al di fuori c'era un vero e proprio stato di guerra, e la madre tuttavia si ostinava a cercare di contrastare in tutti i modi le armate francesi. Nel 1512 il fratello di Bona, Francesco Maria, morì e a questo punto Isabella decise di puntare tutto sulla figlia, cercando di trovarle una collocazione matrimoniale adeguata per mantenere il potere. Iniziarono una serie di trattative con vari notabili d'Italia e d'Europa, come Massimiliano Sforza, il figlio di Ludovico il Moro, col Filippo di Savoia e anche con un nipote del Papa Leone X. Ma alla fine la proposta fu avanzata dall'imperatore Massimiliano I, che era uno zio acquisito tramite il matrimonio con Bianca Maria Sforza, sorella del padre, che decise di proporla come consorte del vedovo re di Polonia, Sigismondo I Jagellone. Massimiliano propose anche scelte, ma alla fine fu proprio quello il matrimonio che venne celebrato. Così nel 1517 fu ufficializzata la promessa e il 6 dicembre fu celebrato questo matrimonio per procuram in Castel Capuano. Nel febbraio dell'anno successivo Bona partì per la Polonia, dove arrivando a Cracovia nell'aprile dell'anno, il 18 del mese furono celebrati il matrimonio e l'incoronazione nella cattedrale di Wawel.
I festeggiamenti durarono per 8 giorni ed ebbero ridondanza in tutta Europa e furono anche un importante scambio culturale tra l'Italia e la Polonia, poiché al seguito di Bona arrivarono anche notabili, rappresentanti politici, ma anche artisti e letterati dall'Italia. Bona si adeguò ben presto alla vita di regina, vivendo nel castello sul Wawel, residenza reale, e partecipando attivamente al governo e alla vita coniugale. Da questo matrimonio nacquero ben 6 figli. Ciascuno di loro ebbe poi un ruolo di primo piano nelle politiche italiane ed europee. Isabella si sposò nel 1539 con Giovanni Zapolya, re d'Ungheria. Sigismondo Augusto divenne re di Polonia nel 1548 e fu anche l'ultimo della dinastia degli Jagelloni. Sofia, che fu sposata ad Enrico, principe di Brunswick, Anna, futura regina di Polonia e moglie di Stefano Báthory, e Caterina, infine, sposata al re di Svezia Giovanni III. Ma la regina era molto attiva politicamente, forse troppo per alcuni, tanto da venire accusata di aver messo in ombra il re. L'obiettivo di Bona era molto chiaro: voleva rendere maggiormente indipendente la Polonia dagli Asburgo e creare una rete di alleanze più favorevoli ai suoi interessi familiari. Per fare questo, il primo passo fu quello di incentivare un'alleanza fra Polonia e Francia, patto che venne stipulato nel 1524. Il passo successivo fu quello di recuperare Milano per darlo in eredità ad uno dei suoi figli. Nel frattempo aveva poi cercato di promuovere i suoi interessi nella vicina Ungheria, favorendo un candidato a lei favorevole. Questo attivismo politico ebbe delle conseguenze sulle grandi potenze, che infatti non tardarono a contrastare questo attivismo di Bona, ad esempio togliendole il Ducato di Bari o il Principato di Rossano dopo la morte della madre, e il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu favorito Francesco II Sforza, figlio di Ludovico il Moro. A questo poi si aggiunsero vari confischi e sequestri dei suoi beni. E la conseguenza quindi di questa forte opposizione fu quella, nonostante poi decise di appoggiarsi verso Oriente, con cui sancì un'alleanza con gli ottomani nel 1539, Bona riuscì comunque a far sposare, come abbiamo detto poco fa, una delle sue figlie, Isabella, con Giovanni Zapolya, che era appunto re di Ungheria, mettendo quindi le mani anche su questa importante alleanza. Riottenne con fatica poi i possedimenti in Italia da Carlo V, ma non riuscì il suo tentativo su Milano. La presenza di una regina italiana nella corte polacca comunque promosse molti contatti tra nord e sud, e in special modo con alcuni territori italiani, in particolar modo per esempio penso agli Este e quindi a Ferrara. Nel complesso la politica di Bona fu decisa, anche se contraddistinta da alcuni eccessi. Attuò assieme al marito varie riforme, promuovendo l'economia e un governo più accentrato e moderno, seguendo un po' il modello napoletano. Promosse la costruzione di luoghi di culto, residenze e castelli e fu ovviamente grande promotrice delle arti. A lei si deve la costruzione del Palazzo Reale nel castello di Vilna, in Lituania, e una piccola curiosità: cambiò nome alla città di Rov, che in realtà oggi è l'Ucraina occidentale, e gli diede il nome di Bar, omaggiando Bari, appunto, sua città a cui fu sempre cara nel corso della sua vita. Insomma, promosse una cultura di modello italiano, allontanando in questo periodo la Polonia dagli influssi nord-europei, specialmente germanici, con una corte che alla fine si compose e fu mista di personalità provenienti dall'Italia e ovviamente personalità polacche. Rimane insomma indiscutibile il suo aiuto ad avvicinare lo Stato polacco all'Europa e soprattutto alla cultura rinascimentale. Allo stesso tempo, la sua visione del potere la vide intrattenere abili manovre per allontanare gli oppositori alla sua politica, atteggiamenti che furono visti da alcuni come assolutistici, ma che erano invece orientati a circondarsi di persone fedeli e prospettare il meglio per la sua prole. Il 1° aprile del 1548 fu il marito Sigismondo a morire, e a questo punto il figlio Sigismondo Augusto subentrò e ufficializzò tuttavia un matrimonio con Barbara Lasville, che da lei era stato molto osteggiato. Si spostò in un primo momento a Varsavia e progettò a questo punto il ritorno in Italia. Nel 1556 ottenne il beneplacito da parte del figlio, che doveva autorizzarla a partire, a patto di lasciare i suoi beni in Polonia, e arrivò a Bari il 13 maggio. Come detto, Bona ne era divenuta signora dopo la morte della madre, non senza difficoltà. La madre era morta l'11 febbraio addirittura del 1524, quindi diversi anni prima il suo ritorno in Italia. Dopo un primo momento, infatti, in cui non sembrava riuscire a tenere il controllo, solo il 17 dicembre, quindi quasi 10 mesi dopo,
del 1524, stiamo parlando sempre, a Bona fu confermato il controllo sul territorio con decreto di Carlo V, che però mantenne la prerogativa della nomina del castellano a Bari fino al 1537, una forma di controllo da parte dell'imperatore. Anche Bona, come la madre, intervenne sul castello rendendolo parte del sistema difensivo, castello di Bari ovviamente, e rimanendo comunque poi la sede privilegiata della corte. Anche se oggi il castello è conosciuto come Castello Svevo, molto importanti furono gli interventi fatti in quest'anno, in questo periodo e soprattutto da Bona. E si trovò invischiata in altre beghe politiche. In un primo momento infatti favorì Filippo II di Spagna con un prestito ingente, sperando che nel caso di vittoria sulla Francia lei potesse ambire addirittura al titolo di reggente del Meridione. Ma Filippo bramava ben altro e bramava i suoi possedimenti e quindi cercò in qualche modo di diffamarla, bloccarla, sempre con attività un po' di sotterfugio, mai troppo aperte, tanto che arrivò forse ad avvelenarla. L'avvelenamento avvenne nel novembre del 1557 e Bona si affrettò a fare un primo testamento in cui favoriva da un lato per il tesoro e per i suoi averi il figlio, dall'altro lasciava Bari e la contea di Rossano, il ducato di Rossano, pardon, a Filippo II. Il giorno successivo, il 18 novembre, sembra si sentisse meglio, tanto che decise di cambiare questo testamento, forse anche informata delle brame di Filippo, e lo tolse sostanzialmente dall'eredità, lasciando tutto al figlio Sigismondo. Il giorno dopo, purtroppo, Bona morì, sepolta in San Nicola a Bari, dove la figlia Anna poi commissionò un bellissimo monumento nell'abside maggiore. A fianco della regina sono Stanislao e Nicola, che sono appunto i protettori santi di Cracovia e Bari, rispettivamente. Alla fine Filippo II ottenne Bari, concedendo Rossano a Carlo Carafa, nipote di Papa Paolo IV, mentre Sigismondo ottenne solo una parte di quei beni della madre. E la lotta per ottenere questo prestito durò ben 100 anni, quindi addirittura dopo, con gli altri eredi, però si concluse per la Polonia con un nulla di fatto. Spostiamoci nella Firenze quattrocentesca. Siamo abituati a pensare a Firenze medievale come il centro del comune, ma anche della potente signoria dei Medici, e da qui in questo contesto emerse una figura a tratti inaspettata, ovvero Alfonsina Orsini. Alfonsina non fu solo la moglie di un Medici, ma fu anche una reggente molto importante, capace di governare nel silenzio, ma con astuzia e lungimiranza. Costruì alleanze, gestì patrimoni e, contro ogni previsione, si impose su una città che forse non era ancora pronta a riconoscere il potere femminile. Alfonsina nacque a Napoli nel 1472, figlia di Roberto di Carlo, membro di uno dei rami della celebre famiglia romana, gli Orsini, appunto, conte di Tagliacozzo e de Alba. La madre era Caterina Sanseverino dei conti di Capaccio. La giovane fu promessa sposa nel 1486 a Piero de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, per insaldare i legami tra Regno di Napoli e Firenze e soprattutto tra i Medici e una famiglia così importante come quella degli Orsini. Il matrimonio si celebrò il 25 febbraio del 1488 a Castelnuovo per procura, dopodiché Alfonsina si trasferì a Firenze. Nacquero poi negli anni alcuni figli: Clarice nel 1489, Lorenzo, il futuro duca di Urbino, nel 1492 e Luisa 2 anni dopo, nel 1494, che però morì in giovane età. La vita ed il governo di Alfonsina sono ovviamente legati alle vicende che hanno coinvolto la famiglia Medici in quei difficili anni. Alle porte delle guerre d'Italia, nel 1494, Piero de' Medici venne infatti bandito dalla città, reo di aver avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di Carlo VIII. Durante il banno, Alfonsina rimase per un periodo a fianco del marito e poi si trasferì a Roma. Dopo vari eventi e vari spostamenti, con la morte del marito avvenuta il 28 dicembre del 1503, Alfonsina decise di stabilirsi definitivamente per un lungo periodo a Roma, cercando nel frattempo di ottenere la sua dote, anch'essa confiscata, cosa che gli riuscì solo nel 1510. A Roma si stabilì in Palazzo Madama, che, anche per chi non conosce bene la città, è oggi la sede del Senato e all'epoca era un palazzo dei Medici. Acquistò poi il palazzo vicino, oggi conosciuto come Palazzo Lante. Al suo interno ci sono ancora gli stemmi di Alfonsina con altri delle famiglie Medici. Nel 1512 i Medici furono riammessi al governo fiorentino, ma l'anno dopo si verificò l'evento decisivo. Il cognato Giovanni de' Medici, un altro figlio del Magnifico,
divenne papa con il nome di Leone X. Grazie al suo rapporto privilegiato col pontefice, questo permise a Filippo Strozzi, marito della figlia Clarice, di accedere all'importante ruolo di depositario pontificio, ma soprattutto la concessione al figlio direttamente Lorenzo del Duca di Urbino, che fu spodestato in maniera anche molto veemente ai Della Rovere. Lorenzo però, in qualità di capitano generale della Chiesa, era in Lombardia a difendere i territori pontifici contro l'invasione francese e la madre ritornò a Firenze nel 1515. A questo punto Alfonsina, in assenza del figlio e dell'altro cognato Giuliano che era malato, cominciò a governare più o meno platealmente. A Firenze, nonostante i vari cambiamenti attuali dei medici, ancora vigeva un regime repubblicano e quindi la famiglia operava per lo più per vie indirette e così fece anche l'Orsini. La sua intromissione nel governo ebbe poi ripercussioni in vari settori, dalla giustizia alla politica estera. Il suo ruolo di primo piano ovviamente è anche dovuto al legame col pontefice, che si riferiva a lei in assenza di altri uomini, e proprio Alfonsina fu colei che organizzò l'ingresso in città da parte del Papa con la sua corte. Tornato Lorenzo a Firenze, il governo della madre come consigliera non terminò. Nel 1518 intanto Lorenzo prese in moglie Maddalena della Tour d'Alverny, nipote del re di Francia, che però morì l'anno dopo, il 28 aprile del 1519, poco dopo aver partorito Caterina, che sarà una futura regina. Seguì il mese successivo la morte dello stesso Lorenzo e con la morte del figlio terminò anche il governo di Alfonsina, che all'epoca esercitava un mandato sostanzialmente per delega. Decise quindi di tornare a Roma, dove morì il 7 febbraio del 1520 e la sua lapide tombale è ancora visibile nella sua semplicità in Santa Maria del Popolo. Cosa pensavano però di lei i contemporanei? Beh, molti avevano un'idea che contrasterebbe con noi moderni. Il potere di Alfonsina fu infatti visto malamente, segnato soprattutto per quella che veniva considerata la sua avarizia, la sua ambizione e talvolta anche dannoso per Firenze. Nonostante lei si fosse poi in realtà comportata come altri membri della famiglia Medici, il fatto che fosse una donna e per lo più nemmeno fiorentina danneggiava enormemente la sua reputazione. Fu oggetto di particolari critiche, in particolar modo il suo patrimonio, costituito sia dai lasciti di famiglia, sia da acquisizioni successive, sia dai ricchi donativi papali. Oltre il già citato Palazzo di Roma, ne possedeva anche altri nella città, nel suburbio, così anche a Firenze o la villa di Poggio a Caiano. C'è da dire comunque che anche il figlio non era propriamente visto di buon occhio, anche se non ci fu mai un'aperta ostilità nei suoi confronti, cosa che invece subì appunto la madre. Insomma, nella culla del Rinascimento non c'era ancora spazio per il governo delle donne. L'ultima donna di cui parleremo oggi è legata alla corte pontificia. Difficile infatti non parlare di questa importante realtà per questo periodo. I legami col pontefice hanno ovviamente influenzato numerosi personaggi, uomini e donne, ma anche intere generazioni di famiglie. Ma analizziamo il rapporto più stretto, che oggi sarebbe inconcepibile e forse impossibile, ma così non era all'epoca, tra addirittura un padre e una figlia. Non ci scandalizziamo, insomma, lo so che pensate che stiamo parlando dei Borgia, ma in realtà parliamo dei Della Rovere, per l'esattezza di Felice della Rovere, figlia naturale di Papa Giulio II, ovvero Giuliano della Rovere, e sembrerebbe di tal Lucrezia Normanni, di una famiglia nobile di Roma. Sua madre, appunto, sappiamo poco di lei, non era ovviamente sposata con Giuliano e la bambina fu cresciuta con grande riservo, ma senza essere mai completamente allontanata dalla vita del padre. Felice visse probabilmente a Savona fino al 1504, quando raggiunse poi il padre a Roma, divenuto pontefice poco prima. Il Papa, benché impegnato in guerre e strategie per rafforzare lo Stato pontificio, si occupò personalmente di trovare per lei un matrimonio e fu scelto Gian Giordano Orsini, di un altro ramo della celebre famiglia Signore di Bracciano, vedovo e molto più anziano di Felice. Il matrimonio fu celebrato nel 1506 e fu un'alleanza politica perfetta, univa infatti la nuova nobiltà pontificia con una delle famiglie baronali più antiche della città. Il matrimonio fu celebrato a Bracciano senza grandi feste, come voluto proprio dal pontefice che non voleva alzare lo stesso scandalo che anni prima aveva riguardato il matrimonio di Lucrezia Borgia. Nel 1517 a Vicovaro Giovanni Giordano morì, lasciando Felice con quattro figli piccoli: Francesco Girolamo, Giulia e Clarice, di cui riuscì a ottenere la custodia rimanendole in stato vedovile. Nonostante l'ostilità di alcuni dei parenti degli Orsini,
riuscì a mantenere il controllo sui feudi familiari e ottenne inoltre il ruolo di governatrice del territorio di Bracciano. Varie furono poi le contese per l'eredità con il figlio di Primoletto del marito, Napoleone, che terminarono culminate con la sua uccisione a opera del fratellastro Girolamo. La figura di Felice fu molto più in ombra paragonata a quella che abbiamo visto prima dell'Orsini e della Sforza, ma fondamentale per consolidare i rapporti del padre con gli Orsini ad altri personaggi di rilievo e fu anche spesso presente e citata in eventi importanti. Fu una donna di cultura ed estrema intelligenza, pronta a battersi per salvaguardare i figli ed i loro beni. Possedeva un'ampia biblioteca ed era un'appassionata lettrice. Ristrutturò il castello di Bracciano e acquistò con il frutto della sua dote il castello di Palo nel territorio odierno di Ladispoli a nord di Roma. Fu anche donna di un'importante ascendenza non solo verso il padre, ma anche i successori di Leone X e Clemente VII. Felice morì probabilmente poco dopo aver redatto testamento il 27 settembre del 1536, da cui si perdono infatti notizie sulla sua vita. Donne come Bona Sforza e Alfonsina Orsini raccontano un'altra faccia del potere rinascimentale. Furono strateghe, riformatrici, madri e regine. Furono ammirate e temute, purtroppo anche spesso diffamate. Ma oggi possiamo riscoprirle per ciò che furono davvero, ovvero delle protagoniste intelligenti e coraggiose della grande storia europea. Regine o nobildonne non solo per diritto di nascita o matrimonio, ma anche perché dimostrarono forza, capacità e intelligenza. Mentre personalità come quelle di Felice della Rovere sono emblematiche perché sono di persone che sì hanno ottenuto il potere soprattutto tramite legami familiari, ma sono state in grado di gestirlo e soprattutto di farsi valere in un mondo altamente ostile nei loro confronti. Beh, non ci resta che tornare al nostro presente e concludiamo quindi questo episodio di Voci dal passato. Come al solito, se vi è piaciuto il video vi invitiamo a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Trovate poi nelle informazioni qui sotto tutti i link per poterci sostenere nella nostra attività. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste potenti donne e soprattutto se vorreste nuovi episodi del genere. Ci vediamo al prossimo episodio, a presto!